io proprio non riesco a mandarla giù. Forse si è anche capito leggermente, no? Si è intuito in qualche modo. Non la mando giù. Attenzione, non sto parlando neanche della decisione Kivu, perché abbiamo parlato anche troppo forse di Kivu. Adesso basta, onestamente, stare qui a giudicare un allenatore ingiudicabile, sostanzialmente, perché ha 13 panchine in Serie A che vuoi giudicare? Che vuoi giudicare? Ma cosa non mando giù? Anche oggi ha parlato Marotta e ha praticamente ufficializzato ehm, l'allenatore, ufficialità vera e propria che arriverà credo settimana prossima, fra qualche giorno ci sono da limare gli ultimi dettagli, burocratici, le classiche robe, ma ha ufficializzato, diciamo così, che già faccio una fatica immane, credetemi. Ha ufficializzato Gertutto Marotta oggi, no? Lì al Festival Serie A dove praticamente stanno programmando i calendari, non mi interessa neanche il calendario in questo momento, è l'ultimo dei miei interessi appunto. E, e cosa non mando giù? Ancora una volta Marotta oggi dice tante cose, dice, e le andiamo a valutare praticamente tutte, perché le prime dichiarazioni di Marotta eh, dopo appunto il post Inzaghi interessano. E come se interessano? Guardiamo tutto, 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 tutto e di più. Però già c'è una roba già detta, ugualmente, anzi, nuovamente confermata, la decisione la decisione di Inzaghi ci ha trovati parzialmente impreparati. Cioè Marotta che dice, continua a ribadire, quindi praticamente ancora una volta rimarca il fatto che si siano trovati impreparati, è una roba che a me spiazza, perché tra tutte le figure in questo calcio che sanno fare il proprio mestiere e che mai in qualche modo si trovano, non in difficoltà per forza di cose, ti devi trovare in qualsiasi carriera, in qualsiasi contesto, in qualsiasi situazione, ma impreparato, un dirigente così esperto, io faccio fatica sta roba a mandarla giù. Faccio fatica anche a mandare giù altre cose, altre, non le chiamo speculazioni, retroscena, non lo so, datelo voi il nome, ma altre robe che poi in questo contesto fanno capire che l'Inter è stata poco forte, poco compatta, no? Anche le voci adesso stamattina usciva il retroscena, non lo so se chiamarlo retroscena o indiscrezione, no? Di La Repubblica che dice no, ma l'Inter aveva contattato tramite gli agenti anche Mourinho. Cioè, e sta roba, qualora venisse confermata, non verrà mai confermata, forse neanche mai smentita, è comunque un'altra situazione che va pesata, va aggiunta ripeto, alla situazione che mi è sembrata molto improvvisa. Quando c'è impreparazione, poi cosa c'è? Improvvisazione. Ecco, le due cose vanno in simbiosi, non si scappa, non si scappa. Ne parliamo, signori miei, come se lo facciamo? Toni moderati adesso, toni calmi, perché adesso sì, c'è da, in qualche modo, dare fiducia comunque a una scelta, giusta o sbagliata che sia, si vedrà, ma un momento c'è da stare lì comunque speranzosi, questo mi sembra chiaro, anche perché adesso i miei occhi d'ora in poi, e lo dico adesso, 6 giugno, non sono puntati su Kivu, ma minimamente i miei occhi sono puntati su proprietà e società. I miei occhi adesso vanno là, eh. Adesso io giudico loro, altro che allenatore. Io giudico loro col mercato, uscite, entrate, investimenti, vediamo come agiranno, vediamo come sosterranno anche loro. Loro devono sostenere, non noi tifosi. Loro, perché poi si parla sempre dei tifosi, no? Di chi parla, chi influenza fa. Voglio vedere loro come alle prime difficoltà faranno muro e difenderanno la scelta fatta. Quindi ecco, prima come al solito ed è praticamente già finito il video, no, sto scherzando perché ce ne sono cose da dire, vi invito come al solito a spolliciare, per il solito amico algoritmo, amico un cappero, che sta sempre lì a romperci le scatole, quindi abbuffiamolo di like, se volete iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti e come vedete mi sono già preparato con la maglia d'Italia perché stasera è dura, stasera stasera ci mettiamo lì e guardiamo la partita, forse faccio anche la live reaction, non lo so come sto messo perché in questo periodo non lo so, è una partita importante, forse la più importante, quella più decisiva sicuramente. Vediamo.
Comunque voi scampanellate attivando la campanella, ovviamente. Grazie, ancora, sempre, comunque e dovunque, grazie. Dovunque non ci azzecca una mazza, ma grazie. Allora, andiamo alle parole di Marotta e devo andare veloce veramente che ho fatto già un prologo infinito sostanzialmente. Scrivo una prova di coraggio. L'Inter è un grande club con l'obbligo di partecipare a certe competizioni per vincere. Cioè, cioè non si abbassa. Già da questo capisco che non è che viene abbassato il- l'obiettivo finale. Viene ridimensionata. Ecco, noi stiamo parlando di un'Inter praticamente quasi ridimensionata. No, nelle idee, nelle dichiarazioni non lo è. Ecco, per vincere non sono necessari solo i soldi, verissimo, ma fanno la differenza, ma anche altre qualità, qualità che pensiamo possa avere Christian Chivo. Questa da parte nostra, scusate, è una prova di coraggio, qualità pura dei leader. E vediamo se sarete veramente leader a questo punto. Ma l'importante è avere una società forte, sono d'accordissimo, e un programma ben definito. Ecco, il programma lo dovete definire adesso, perché prima di programmato c'era stato poco, quanto pare. Nel calcio tutto si brucia con velocità estrema e l'imprevedibilità regna sovrana nel calcio, tant'è che martedì il nostro allenatore ci ha detto che il suo ciclo all'Inter era finito. Per noi non era così, perché la vicinanza della finale ci aveva portato a non toccare questo argomento, ma lo stesso Inzaghi questa decisione l'ha presa solo il lunedì dopo la finale. Poi leggo i giornali che parlano di confusione da parte nostra, noi abbiamo semplicemente incassato questa decisione che ci ha trovati parzialmente impreparati e di conseguenza ci siamo mossi. Facciamo finta che me la bevo, che ce la beviamo. Ce la beviamo, il fatto che davvero avesse deciso dopo la finale, ce la beviamo, non ti puoi far trovare parzialmente impreparato. Cioè, anche perché era nell'aria, cioè c'è il 50% di possibilità, si sapeva già prima, quindi facciamo finta che non fosse deciso prima, ma si sapeva già prima che al 50% Inzaghi va via. Lo dicevano tutti, io non ci volevo credere, io no, ma lo dicevano tutti e lo si sapeva. Mettiamo 50 e 50, non 90 a 10, mettiamo 50. Tu dovevi essere preparato. Quindi questo non dico che è un mito che mi cade, ma qui siamo stati colti in fallo. Punto, poco da dire. La scelta di Chivo, e concludiamo, i giornali davano nomi più disparati, ma la prima cosa da fare quando si cambia un allenatore è identificarne il profilo. E qui perciò adesso ci butto dentro il discorso della Repubblica. Una strategia delineata tra proprietà e management. Il profilo adatto era quello di un allenatore giovane che sposasse la linea della proprietà e che mettesse in atto la valorizzazione del patrimonio giovanile. E su questo io sono completamente d'accordo in tutto, in toto, al 100%. Tu devi delineare un profilo e quindi avevano un filo conduttore Fabregas, Vieira e Kivu, che se vogliamo è quello di idee fresche, brillanti, genuine. Per quanto mi riguarda il filo conduttore era un po' quello legato all'inesperienza, se vogliamo, però anche al fatto che davvero siano degli allenatori che voi non voi possono segnare un nuovo corso, un nuovo calcio. Noi diciamo sempre che il calcio si rinnova di anno in anno e quindi buttare dentro gente fresca non è per forza di cose un aspetto negativo. Ecco, questo voglio dirlo, cioè questo lo capisco anch'io, che sono troglodita, ma lo capisco e quindi va bene. E proprio per questo mi spiazza, ribadisco ancora una volta l'indiscrezione che ha fatto uscire fuori la Repubblica. Già che fanno uscire sta roba fuori, non mi è piaciuta, non l'ho digerita. La dirigenza nerazzurra, come riportato dalla Repubblica, ha contattato tramite intermediari lo Special One, che ha anche aperto ad un possibile ritorno in A. Figurati se lui non sarebbe stato d'accordo. Il problema sono state le clausole onerose all'interno del contratto che lega Mourinho ovviamente al Fenerbahce. Ecco, io mi auguro che questa notizia sia assolutamente fake. Non mi è dato sapere, ovviamente. Me lo auguro, cioè, proprio per il discorso che fa Marotta oggi. Proprio perché Mourinho con i profili citati prima non c'entra una mazza, non c'entra proprio nulla, cioè non c'entra zero. E ribadisco, vero o non vero che sia, sta notizia qua, però segna il fatto che siamo stati poco forti, poco compatti, poco uniti, sta uscendo fuori di tutto. C'è molto, molto... Dopo una finale poi persa in quel modo,
tu, dopo una finale persa in quel modo, gli stessi giocatori, secondo me, devi fare qualcosa di importante. Devi fare qualcosa di importante e non l'hai fatto con l'allenatore. Ribadisco, Kivo, non è che voglio giudicarlo, diventare il più forte del mondo. Ce lo auguriamo, anzi, da interisti, chi più di noi vorrebbe questo, con Kivo soprattutto, che appunto è stato protagonista nella nostra Inter, nell'Inter più vincente di sempre, onestamente. E, e quindi perché no? Però il discorso è che non hai dato, ribadisco subito, un forte segnale, lo puoi dare col mercato. Ecco, io dove dico, e qui concludo, adesso guardo proprietà e dirigenza, col mercato. Col mercato devono fare, ecco, senza dire troppe cose, bla 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 bla, devono fare, devono rinnovare, sicuramente può partire anche, non lo so, qualche big, perché comunque se andiamo negli 11 titolari sono tra virgolette tutti giocatori importanti, anzi levate tra virgolette, e quindi qualcosa bisognerà fare. Si parla, leggo, Bonni, Holiund, Leoni, fate, innanzitutto fate, poi ne parliamo. Ecco. Va bene, signori, questo è il mio pensiero, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate le carte, se volete iscrivetevi al canale, un grande abbraccio. Teneschi. Ci becchiamo ovviamente dopo la partita dell'Italia, assolutamente, quindi se non l'avete fatto iscrivetevi e attivate la campanella. Grazie.